Ciao, buongiorno. Oggi siamo qui in compagnia del Behringer B2 Pro che il mio amico Fabio mi ha prestato per fare questa video recensione. Allora, ti dico subito che in questa video recensione si alterneranno diversi momenti. Il primo è questo, in un ambiente non acusticamente trattato o comunque trattato poco, dopodiché ci sarà la prova nello studio, nella cabina acusticamente trattata, e in una terza parte ti farò vedere come aggiungere plugin e quant'altro. Quindi oggi abbiamo un video lungo dove ci sono tantissime cose da raccontarci. In primis, questo microfono arriva con una valigetta, quella che hai visto nel video di apertura, all'interno della quale c'è il ragno, c'è la spugna e ovviamente c'è il microfono. Questo microfono bello grosso in stile Neumann è un microfono che ha una serie di funzionalità. Innanzitutto è multipattern. Che vuol dire? Vuol dire che puoi scegliere tra omnidirezionale, figura 8 e cardioide. Facciamo un piccolo recap. Cardioide che cosa vuol dire? Vuol dire che questo microfono, e adesso è settato in modalità cardioide, prenderà tutti i suoni provenienti davanti in questo modo, quasi a formare un cuore stilizzato davanti qui. Quindi i suoni provenienti da dietro verranno rigettati così come quelli provenienti dai lati. Quindi si focalizza sulla parte anteriore. Omnidirezionale prende tutto ciò che c'è intorno, quindi è utile per riprese d'ambiente fondamentalmente. Figura a 8 vuol dire che riprende la parte davanti e la parte dietro, ma non la parte laterale. Questo può essere utile per interviste ad un'altra persona con un unico microfono. Ok, dopodiché questo microfono ha, senti un po', oltre a questo, che può essere utile, io non l'ho mai utilizzato il multipattern, nel senso che uso solo il cardioide, ha un filtro passalto, quindi che elimina tutte quelle frequenze al di sotto di una certa soglia, frequenze basse, che raccolgono, diciamo, i rumori di fondo. Quindi, diciamo, se hai una stanza dove ci sono parecchi rumori di fondo, aggiungendo quel filtro passalto dovresti eliminare tutte quelle frequenze basse, molto basse, che l'orecchio umano non riesce ad udire, che però nelle quali ci sono tutti i rumori di fondo. E in più ha un attenuatore a meno 10 dB. Perché? Perché potresti avere una fonte sonora molto forte, quindi non la voce, ma una fonte sonora molto forte, e quindi hai bisogno di attenuare a meno 10 dB il volume. Questo microfono sta entrando in un mixer Yamaha AG06 e, controllo, il volume è a ore 2 e il gain è a ore 11. Quindi questo microfono ha bisogno di un po' di spinta. Ovviamente va alimentato con la 48 volt, quindi la Phantom, e è un microfono bello pesante, da vedere molto bello. Come suono, questo lo lascio scegliere a te ovviamente, magari se commenti questo video raccontandomi cosa ne pensi, perché adesso stai sentendo il suono pulito che entra dalla mia voce direttamente nel mixer e va in registrazione, quindi senza effetti e non verrà post-prodotto. Quindi quello che senti è quello che viene dal microfono. Quindi magari commenta, fammi sapere se ti piace questo microfono. Ripeto, in questa prima parte ci stiamo focalizzando in un ambiente poco trattato, che potrebbe essere più o meno la tua stanza. Quindi mi fa piacere farti avere diverse impressioni, quella in una stanza che potrebbe essere la tua e poi quella in una stanza acusticamente trattata che magari potrebbe essere la tua lo stesso, però in diversi ambienti, stesso microfono, diversi ambienti, in modo che tu hai un quadro generale. Ovviamente mentre il video va vedrai in sovraimpressione delle schermate qua tutte le caratteristiche tecniche del microfono, i diagrammi polari, la risposta in frequenza e quant'altro. Io non sono un tecnico, lascio questo ad altri. Mi fa piacere invece raccontarti il microfono, fartelo ascoltare. Quindi io sto chiacchierando, tu stai ascoltando il microfono, tra un po' lo ascolterai nella sala, poi lo ascolterai anche con i plugin, in modo da farti, da farti l'idea di come suona questo microfono e se ti piace o meno. Il prezzo di questo microfono attualmente è intorno ai 115 euro su Amazon, ti lascio il link in descrizione. Ancora, lo comprerei questo microfono? Sinceramente non lo so perché è bello, esteticamente mi piace molto, ma probabilmente metterei qualche altro soldino e comprerei un altro tipo di microfono, non comprerei questo qui. Perché? Perché non lo so, fa troppe cose, nel senso che probabilmente Behringer poteva eliminare i diagrammi polari perché, ma chi li usa?
Cioè sì, magari se devi cantare, devi fare interviste panoramiche, interviste a 2 persone, però voglio dire, esistono altri tipi di microfoni per far quello. Quindi avrei eliminato i pattern, il multipattern, probabilmente avrei eliminato anche il meno 10 dB, forse il filtro passa alto, anche se puoi utilizzarlo con un equalizzatore, tagli tutte quelle frequenze e hai risolto. Quindi se Behringer avesse fatto questo microfono pulito e si fosse concentrato un po' più sul rumore di fondo, che è molto 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 elevato, provo a stare in silenzio, vediamo se lo senti. Ricordati che questa non è una stanza acusticamente trattata, poco, cioè c'è pannelli fonoassorbenti avanti, dietro, di lato, ma il soffitto è molto alto e non è trattato, e lì, essendo molto alto, è un casino. Quindi se hai visto i miei video sai già come è fatto il mio ambiente, te l'ho già descritto. Se non li hai ancora visti, guardali, ovviamente, però in questo video almeno sai di quale ambiente stiamo parlando. Bene. Quindi dicevo, ha un rumore di fondo molto alto, soprattutto se paragonato a microfoni come quello che utilizzo io, il Rode NT1, che è uno dei microfoni più silenziosi in assoluto, nonostante costa 230 euro, più o meno. Poi c'è il Rode NT1A, che lo stesso è molto silenzioso e costa di meno, mi pare 170. Per esempio, ecco, questo microfono rispetto al Rode NT1A è vero che costa un po' in più, ma sono 2 microfoni molto diversi, con una differenza di prezzo di 40-50 euro. Quindi se riesci a avere quel budget in più, probabilmente quel microfono lì è migliore di questo. Ok? Benissimo, è un microfono dalla risposta abbastanza flat, tranne un po' l'enfatizzazione delle frequenze alte. Quindi gli hanno dato un leggero boost sulle frequenze alte, intorno ai 10.000 e passa. Ma lo vedi nel diagramma, nei vari schemi che ti ho pubblicato qui. Dipende dalla tua voce. Se hai già una voce alta come frequenze, probabilmente questo microfono devi un po' equalizzarlo per ottenere il massimo. Che dirti? Niente, penso che in questa prima fase hai già avuto modo di ascoltare. Se usi le cuffie è meglio. Nei miei video ti chiedo di utilizzare le cuffie in modo che riesci a percepire meglio il suono dei microfoni, dell'ambiente, eccetera. Adesso passiamo nella seconda fase, appunto nella stanza acusticamente trattata, e poi nella terza fase vedremo l'aggiunta dei plugin, e quindi come il microfono pulito, così come lo stai sentendo, si possono aggiungere dei plugin per provare a migliorare il suono. Andiamo. Bene, adesso facciamo un test di questo microfono Behringer B2 Pro dentro una stanza trattata acusticamente, e la differenza già la senti. Allora, in questo momento sto entrando col Behringer B2 Pro dentro la mia SSL2 e il volume del canale è a ore 12, ok? Non c'è nessun altro effetto, quindi semplicemente il microfono Behringer B2 Pro che entra dentro la mia SSL2 con volume a ore 12. Come lo senti adesso? Mi farebbe piacere capire il tuo punto di vista, cioè rispetto a prima, quindi la registrazione in un ambiente non trattato, adesso in un ambiente trattato, come suona questo microfono? Come lo senti? Allora, a me personalmente, immagino l'avrai già più o meno intuito, non mi fa impazzire come microfono. Esteticamente mi piace molto, è molto Neumann style, è bello pesante, bello massiccio, ha i pattern polari da poter scegliere, ha un filtro passa alto, ha... cos'altro ha? Aspetta... un attenuatore, scusa per i rumori, ha un attenuatore a meno 10 dB, quindi insomma ha un sacco di caratteristiche che potrebbero farne un microfono importante. C'è qualcosa che non mi convince. Allora, sto entrando dentro una scheda SSL2 che è super silenziosa. L'ho scelta anche per i preamplificatori che suonano dal mio punto di vista da paura e sono super silenziosissimi, secondo me tra i più silenziosi. Quindi questo microfono che ha del rumore di fondo suo, in questo ambiente, con questa scheda, non viene così tanto fuori. Provo a star in silenzio, se ci riesco, per qualche secondo, in modo che tu possa sentire il rumore di fondo.
Questo è il rumore di fondo del microfono. La scheda audio non ha nessun tipo di rumore di fondo, quindi questo è il microfono. Cosa ne dici? Ti piace questo microfono? Certo, per un centinaio d'euro, 115 se non ricordo male, non è male, ha la valigetta, ha la spugna, ha il ragno, e quindi tutto sommato è un buon microfono. Però su quella fascia di prezzo forse c'è qualcosa di meglio. Oppure forse conviene mettere qualcosina, aggiungere qualche soldino e comprare un microfono migliore. Adesso voglio fare un altro test, voglio farti sentire questo stesso microfono mentre passa dentro il mio DBX286S, il preamplificatore, diciamo il channel strip che utilizzo normalmente con il mio microfono, il Rode NT1. Prova a fartelo sentire, abbassa un attimo il volume altrimenti le tue orecchie partono. Prova. Allora, ci siamo. Senti la differenza? Sì, c'è un compressore, c'è un equalizzatore, c'è un deesser e soprattutto c'è un gate sotto. Infatti se sto in silenzio adesso non dovresti ascoltare nulla. Proviamo? Ho provato anche a non respirare in questo frantunque. Allora, dicevo, quindi adesso ha un senso. Adesso suona meglio. Ora non ci ho perso troppo tempo a modificare le regolazioni. Sono le stesse regolazioni che utilizzo sul Rode NT1, il microfono che ho scelto di usare per i miei podcast. Smanettandoci un po' sicuramente può suonare ancora meglio di così. Non mi andava di cambiare tutte le regolazioni, anche perché poi è molto soggettivo e dipende molto dalla voce che hai, la quantità di compressore da aggiungere, la quantità di gate da aggiungere, se vuoi aggiungere l'equalizzatore più bassi, più alti, insomma è molto 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 soggettivo, quindi anche se l'avessi modificato un po' comunque l'avrei regolato sulla mia voce, che è probabilmente diversa dalla tua. Bene, cosa dire? Tutto sommato, se il tuo budget è quello, 115 euro più o meno, ti porti a casa una valigetta che comunque serve a preservare il microfono, una spugna che comunque serve per le plosive. Senti? Podcast. Una spugna che, ti dicevo, serve per le plosive, un microfono, un ragno che comunque attenua le vibrazioni, un microfono che comunque è multipolare, che comunque ha un attenuatore, un filtro passalto, insomma, sulla carta tanta roba. Però, la qualità complessiva non mi fa impazzire. Quindi il mio consiglio è quello di aspettare, aggiungere qualcosina ancora e prendere un microfono che di suo suona meglio rispetto a questo. Sì, magari non hai la valigetta, però del resto io non ho una valigetta per i microfoni, nel senso che il microfono non è che me lo porto in giro in continuazione. C'ho la borsina, quella piccola che è uscita dal microfono, ma non ho necessità di portarmi il microfono in giro. Quindi tutto sommato sta valigetta sì è bella, ma se la devo pagare non la voglio, grazie. Ok? Quindi riflettiamo su queste cose. Il ragno del resto è un ragno normalissimo, immagino che possa costare intorno ai 10-15 euro, e il microfono. Quindi non lo so se conviene. Poi io voglio, più che darti la mia opinione, che comunque te l'ho data, mi farebbe piacere che tu ascoltassi con le tue orecchie e ti facessi un'idea. Provo a tornare con la regolazione di prima. Aspetta. Ok, siamo tornati con la regolazione, ho tolto il DBX, quindi adesso sto entrando solo nell'SSL2 con volume Aure 12. Quello che ti dicevo prima è questo, cioè più che darti io un'opinione, un giudizio tecnico, ma io non sono un tecnico, sono uno che fa podcast, che ama parlare nel microfono. Trovi in rete miliardi di persone molto più competenti di me che ti danno un sacco di giudizi tecnici e ti dicono un sacco di cose strane, ma sì, bello, interessante, però dobbiamo ascoltare le cose, ok? Quindi io voglio che con i miei video, quando lavoro sui microfoni, tu possa anche chiudere gli occhi, non puoi non guardarmi, non fa niente, ma devi ascoltare con le cuffiette, in modo tale che tu abbia la tua idea specifica,
la tua è solo tua, in modo tale che tu possa decidere mi piace, non mi piace, non soltanto perché io ti ho detto è bello, compratelo, oppure fa schifo, non comprartelo. Devi utilizzare la tua testa, ok? Quindi questo è all'interno di uno spazio trattato anche bene, mi fa ridere questo trattato bene, trattato acusticamente bene, ed è quello dove io registro i miei podcast, che non c'è un rumore, e quindi questo microfono sicuramente acquisisce un suono migliore. Del resto ti ricordi, ho sempre detto, che un microfono anche molto buono in un ambiente non acusticamente trattato suona uno schifo, ok? Quindi figurati un microfono che invece non è chissà che cosa, in questo ambiente suona decentemente, ok? Quindi a te l'opinione. Magari se ti va, scrivi nei commenti se questo microfono ti piace, se suona come vorresti, se lo comprerai o meno, o se hai delle alternative da suggerire. Magari possiamo fare delle recensioni di altri microfoni, magari metterli a paragone e vedere quale suona meglio, anche se suona meglio è soggettivo. Quale ti piace di più, diciamo così, ok? Bene, voglio fare ancora un altro test con questo Behringer B2 Pro. Ed è questo, voglio registrare un piccolo testo che ho trovato in rete e applicare dei plugin per farti vedere come può essere modificato il suono di questo microfono. Quindi a prescindere dal DBX286S che ti ho aggiunto prima, che tutto sommato non è che ha funzionato tantissimo perché era settato su un altro microfono, voglio farti vedere, e poi magari tu non ce l'hai, voglio farti vedere come con dei plugin anche molto semplici è possibile editare la voce e farla suonare meglio. Ovviamente la premessa è che stiamo lavorando sulla mia voce, che probabilmente è diversa rispetto alla tua. Proviamo a leggere questo piccolo testo. L'ho già preparato qui. Ok. La traccia è armata. Partiamo. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. Ok. Allora, fermiamo la registrazione, disarmiamo la traccia, ok, e andiamo a vedere questo piccolo pezzetto, che ce l'ho anche, luppiamo, andiamo a vedere come è venuto. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. Ok. Perfetto. Oggi siamo chiamati tutti. Zitto un po'. Allora, voglio provare ad applicare degli effetti. Ho preparato qui dei plugin. Allora, uno che sto utilizzando tanto in questo momento è questo, Audio Track della Waves. Poi ti lascio magari tutti i riferimenti nella descrizione. Questo plugin mi piace davvero tanto e ho un plugin che ha un equalizzatore e un compressore, un piccolo gate. E mi piace molto come suona. Ho preparato questo plugin, questo preset. Prova a sentire se ti piace. Ti faccio sentire prima la voce pulita. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. Ok. Che ne dici? Lo senti come suona molto più corposo il suono? Prova a fartelo risentire senza... ok, tagliamo qui. Te lo faccio risentire senza e poi con, in modo tale che tu possa decidere. Ok, te lo faccio sentire senza. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. Attivato. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. Ok, al di là del volume leggermente più alto, senti quanto è molto più grossa la voce, è piena, oltre poi un minimo di equalizzazione che gli ho dato, ripeto, sulla mia voce ovviamente. Un altro plugin che sto utilizzando a volte è questo qui, Voice Centric, che mi piace perché, guarda, te lo faccio ascoltare da solo, lo attivo direttamente, senti? Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Attivo? Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. Allora, questo serve a dare più presenza alla voce fondamentalmente e da solo non te ne accorgi molto, cioè devi prestare veramente molta attenzione. Prova a sentire senza, poi lo attivo a metà.
Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. Senti? Proviamo a sentirli entrambi, quindi il compressore con l'equalizzatore E-Gate e questo voice centric. Li ho attivati entrambi? Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. Ok, mi sembra molto 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 carino. Suona meglio rispetto alla voce di partenza. Proviamo. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare... Non male, per carità, ma siamo in un ambiente, come ti dicevo prima, siamo in un ambiente acusticamente trattato, quindi ci sta che il microfono renda il massimo possibile. Voglio provare ancora un altro plugin, ho disattivato quei due. Ovviamente questo qui è Scheps Omnichannel ed è un plugin veramente tosto. Questo è veramente tosto. C'ho un mio preset che funziona sul mio microfono, adesso dovrei mettermi lì a lavorarci, però insomma proviamo a vedere come funziona la voce senza e con. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso, a ripensare completamente l'economia, considerando la possibilità di fare tutti un passo indietro. Una conclusione spaventosa, ma al contempo illuminante. A me piace questo tipo di voce, un po' satura, un po' grossa, piena, profonda, e quindi tendo sempre nei plugin che utilizzo ad ottenere questo suono. Quindi se ci pensi, guarda, adesso è attivo. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso. Lo disattivo, metto quell'altro, l'audio track. Oggi siamo chiamati tutti, nessuno escluso. Vedi, più o meno il suono è quello che mi piace. E su questo Scheps c'è un po' di saturazione sul pre che rende un po' più... senti un po', la voce è più... Oggi siamo chiamati tutti. Ma senti questa leggera distorsione? È molto bello, secondo me, poi magari te fa cagare, ci sta. Niente, questi sono dei plugin che mi faceva piacere. Quelli io non ne utilizzo tanti perché, come sai, passo dentro il DBX 286S, quindi non utilizzo plugin. Però, dovendo utilizzare dei plugin per fare dei piccoli test, questi sono quelli che ultimamente, ce n'ho miliardi, sono quelli che ultimamente sto utilizzando. Spero che tu abbia verificato ancora una volta come questo microfono in un ambiente trattato con dei plugin usati col contagocce, quindi senza stravolgere la voce, possa suonare decentemente. Poi sta a te scegliere se questo è il microfono giusto o meno. Ti ricordo che questo microfono, come hai già sentito prima, in un ambiente non acusticamente trattato non rende proprio benissimo, ok? Quindi se tu hai un ambiente acusticamente trattato, ti compri questo, c'hai la valigetta, c'hai il ragno, c'hai la spugna e quindi è perfetto. Se poi vai a casa tua e non hai un ambiente acusticamente trattato e utilizzi questo microfono, ti ritrovi con un bel po' di rumore di fondo e un microfono che, insomma, suona in maniera diversa rispetto a quello che stai sentendo adesso. Bene, questo lunghissimo video è finito. Spero che tu abbia trovato abbastanza elementi per acquistare o per non acquistare il Behringer B2 Pro. In entrambi i casi va bene, mi ritengo soddisfatto. Noi ci vediamo settimana prossima, prima però ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per adesso è tutto, ti saluto e ti auguro una buona registrazione.